Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Ferrovie e Miniature. Benvenuti in questo nuovo video, era da un po' che non pubblicavo, chiedo scusa ma ho avuto veramente tantissime cose da risolvere. Bene, ripartiamo da capo, facciamo finta che si ricomincia da zero e infatti, come avete visto dal titolo, partiamo proprio con questo tipo di argomento. Oggi voglio cominciare veramente come se fosse il primo giorno di questo canale, partendo veramente da zero. Sì, perché ho deciso di riportare questi video che tempo fa c'erano nel canale ma poi sono stati tolti per tanti altri motivi e ora ho pensato di riportarvelo magari con delle spiegazioni più dettagliate. Questa sarà una serie della durata di 4 episodi, quindi questo è il primo, ce ne saranno altri 3 perché nei prossimi episodi, e quindi ve lo dico già adesso in modo che potete prenotarvi per i prossimi video, parleremo appunto di altre informazioni che adesso vi spiego. Ma prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi a questo canale attivando la campanellina su tutte per essere notificato di tutti i prossimi video, lasciare un bellissimo like e soprattutto condividere questo video sui vostri siti inerenti o comunque nei vostri social. Ben ritrovati ragazzi. Allora, come dicevo prima, partiamo veramente da zero e mi presento per chi magari ancora non mi conosce e è nuovo in questo canale. Io sono Giuseppe, potete chiamarmi Joe, per quelli di vecchia data potete chiamarmi anche Pino. Comunque io ho aperto questo canale per passione. Sono stato per tantissimo tempo anche rivenditore del materiale di modellismo ferroviario, avevo un negozio a Magenta in provincia di Milano e sono stato aperto per circa 6 anni, poi ho chiuso per tante motivazioni e quindi quello che mi è rimasto è solamente la passione. Passione che condivido su questo canale insieme a voi, facendovi vedere quelli che sono i lavori di plastici che sto facendo per amici e comunque mi occupo ancora anche di progettazioni di plastici ferroviari di piccole e grandi dimensioni e anche ovviamente di costruzioni in genere appunto dedicate al mondo del fermodellismo. Non sono più rivenditore, quindi non mi occupo più di commercio, non faccio vendita, quindi resta a vostra disposizione solo ed esclusivamente se avete bisogno di un mio preventivo per poter fare progetti o costruzioni. Trovate il link qua sotto nella mail modjoestil@gmail.com, scrivetemi lì e vi risponderò in privato. Ora, prima che comincio a raccontarvi appunto l'apertura di questa rubrica suddivisa in 4, vi dico già quali saranno i prossimi video. Parleremo appunto nel prossimo video di quello che è l'argomento importante che piace a tantissimi: quali marche di prodotti di fermodellismo commerciale utilizzare per creare i nostri layout, i nostri plastici. Ovviamente parleremo solo di marchi di costruzione edifici e di costruzione di ambienti, quindi vegetazione e tutto quello che concerne insomma l'abbellimento del plastico. Nel terzo episodio invece parleremo della stessa motivazione ma di marche solo e prettamente di fermodellismo, quindi locomotive, carrozze e binari. Quindi dividiamo in due la cosa in modo da darvi la possibilità di avere un infarinamento per chi sta cominciando dove rivolgersi per comprare la qualità o diciamo anche prodotti che sono leggermente meno qualitativi ma che hanno un prezzo accessibile a tutti. Ovviamente non mancheranno anche discussioni sull'autocostruzione che si può fare utilizzando altri tipi di materiali, ma ne parleremo appunto in quel video, e poi concluderemo col quarto episodio dove parleremo appunto di ambientazione, epoca, scala, come fare, come non fare, insomma un sacco di curiosità che sicuramente per chi specialmente deve cominciare da zero anche dal punto di vista tra virgolette culturale dell'ambito del modellismo ferroviario sarà sicuramente di vostro aiuto. Bene, è arrivato il momento di spiegarvi adesso quello che è appunto l'argomento di oggi. Parliamo di come cominciare il plastico, quindi facciamo finta che voi veramente state cominciando da zero, dovete veramente iniziare domani o il mese prossimo, vi siete preventivati magari insieme a vostro figlio o vostro nipote di fare questa nuova esperienza, di partire in questo nuovo viaggio. Bene, ho preparato per voi una classificazione suddivisa in 3 fasce. Perché 3 fasce? Perché io credo che per quanto riguarda la costruzione di plastici ci sia veramente tanta creatività e tante possibilità e quindi diciamo che questo mondo della creazione dei plastici ferroviari è aperto comunque a tutte le fasce, a tutte le tasche. Ovviamente sto parlando di creazione di layout, quindi creazione di ambientazione, quindi per chi ama fare costruzioni di modellismo
potrà comunque prendere spunto di questi consigli che sto per darvi, anche se non fate prettamente modellismo ferroviario. Perché? Perché se uno vuole costruire un plastico non è necessario per forza fare la ferrovia. Quindi qua parleremo appunto nell'ambito generico della creazione di layout anche per quanto riguarda coloro che vogliono soltanto creare un ambiente, che ne so, montuoso, creare una città, eccetera eccetera. Ovviamente io parlerò di modellismo ferroviario, quindi vi darò le delucidazioni che vi servono appunto per cominciare. Partiamo subito dalla categoria, diciamo, per quelli che, chiamiamola così, categoria golden, per quelli che veramente hanno tanto budget, hanno tante possibilità economiche, quindi possono spendere e permettersi di fare delle cose con materiali un po' più, voglio dire, stabili. In questo caso, quando parliamo di materiali stabili, intendo dire il legno. Il legno è assolutamente il materiale più pregiato per la costruzione di plastici, a prescindere da quello che può essere la scelta di qualità, quindi faggio piuttosto che abete, piuttosto che compensato, insomma ci sono tante tipologie di legno, ovviamente in base alle vostre tasche. Vi sconsiglio ovviamente di utilizzare, come ho detto prima, il compensato, anche se l'ho menzionato, ma evitate secondo me di usare il compensato perché non è un materiale proprio adatto al nostro mondo, anche se comunque si può usare. Lo dico specialmente se sul plastico mettete parecchio materiale a base di acqua, quindi quando magari fate la massicciata o comunque fate delle colate, potrebbe far deformare sicuramente il legno. Quindi scegliete sempre del legno abbastanza pregiato. Io vi consiglio sempre il faggio o comunque il legno che viene trattato e lavorato al forno, sicuramente non vi dà problemi di umidità col passare del tempo. Tanti hanno fatto magari delle esperienze, anch'io le ho avute di esperienze di questo genere, costruire dei moduli, dei plastici che poi dopo col tempo si sono deformati proprio per il fatto che il legno continua a cambiare. Quindi vi consiglio sempre di usare del legno abbastanza pregiato. Detto questo, potete usare comunque tutte le tipologie di legno in commercio. Anche nei classici negozi di fai da te trovate quello che volete, tipo Hobby, tipo Leroy Merlin e così via. Quindi, senza citarvi tutti, ma anche semplicemente il vostro falegname dietro casa potrà darvi tutte le informazioni che volete. Chiedete anche a un falegname esperto e spiegategli sempre che vi serve a scopo di modellismo ferroviario, e quindi ditegli subito che avete intenzione di lavorare su questo materiale con dei materiali di composizione cementizia a base di acqua, e questo ovviamente potrebbe dare una mano al falegname a scegliervi il legno più adatto alle vostre esigenze. E pensate anche sempre dove depositate il vostro plastico, perché se fate il plastico in casa è un conto, se fate il plastico all'interno di un box, di un garage o comunque di un ambiente molto umido, avete altri tipi di problemi da affrontare. Quindi il consiglio che posso darvi è sempre quello di chiedere o a me o comunque a un falegname prima di cominciare e dare informazioni specifiche per non avere problemi dopo. Il budget che potete prefissarvi, ovviamente per quelli che di tasca, diciamo, abbastanza disponibile, non ha limite. Sapete benissimo che la costruzione di plastici ferroviari può avere un budget, soprattutto per quelli che intendono fare impianti giganti, enormi, come quelli delle associazioni, come quello che avevamo noi in associazione. Ovviamente richiede tantissima spesa, a partire dal materiale di consumo che può essere colle, pitture e tanti altri materiali che vi servono per la creazione dell'ambientazione, quindi quelli che possono essere vegetazione, alberi, personaggi per il vostro plastico, allestimenti scenografici che possono essere strade, lampioni, illuminazione generica, tantissima roba che potete mettere sul vostro plastico come edifici, stazioni, e soprattutto la parte di armamento, che anche quella richiede un buon investimento. E poi parliamo appunto della parte elettronica. Nel mio canale ho fatto un sacco di video riguardanti la parte elettronica e digitale, farò anche argomentazioni del mondo dell'analogico, ma ne parleremo più avanti. Ma comunque ragazzi, sappiate che c'è da spendere un bel po', specialmente se avete intenzioni, diciamo, di creazioni mastodontiche, magari plastici molto estesi, molto alti, con grandi strutture elicoidali eccetera. Sicuramente dovete pensare che il vostro budget sarà molto alto. Dopo parleremo anche degli importi più o meno per darvi delle idee. Con questo non voglio cominciare a spaventare coloro che magari si stanno avvicinando adesso e magari non vogliono spendere tanto ma vogliono comunque divertirsi. Vi garantisco che con pochi euro potete anche voi divertirvi e cominciare, e lo vedremo sul finale di questo video. Quindi, a prescindere poi comunque dalle tasche e dal budget che avete a disposizione, vi consiglio sempre di utilizzare il legno come base di appoggio per il vostro plastico, specialmente poi se il plastico è modulare, dovete spostarlo in vari posti, quindi portarvelo in giro. Il legno è quello che vi dà più compattezza, più robustezza eccetera eccetera, e vi dà anche più stabilità, specialmente se poi il lavoro è stato fatto bene e quindi non sono fatti in modo magari
sbagliati in modo da smontarsi mentre state viaggiando. C'è la possibilità di fare anche lavorazioni di plastici con più materiali, quindi immischiare il legno col polistirolo, che è una delle, secondo me, arti migliori per quanto riguarda certi aspetti, perché magari potete utilizzare il legno come base d'appoggio, ma il polistirolo come rifiniture esterne o comunque per la creazione delle montagne, perché sapete, creare le montagne col polistirolo sicuramente vi facilita il tempo, vi facilita la lavorazione per coloro che magari non sanno lavorare bene col legno, vi fa spendere anche un po' meno e alleggerisce anche il carico del plastico, il peso. Di questo poi andremo passo passo nel dettaglio. Vi ricordo che se volete farmi domande specifiche mettetelo nei commenti qua sotto, cercherò di rispondervi a tutto. Se non vi risponderò qua sotto nei commenti farò dei video dedicati appunto dandovi delle risposte un po' più esaustive. Ovviamente, siccome stiamo parlando ancora della costruzione di plastici da parte di chi ha molto budget da spendere, evito di dirvi che si può utilizzare anche il cartone, ma ne parleremo dopo, perché non è da trascurare l'utilizzo di questo materiale che tra poco vi spiegherò. Detto questo, incide anche il fattore spazi, ne parleremo appunto nei prossimi video quando andremo a parlare di scale, che scala scegliere. Spesso mi arrivano un sacco di commenti di persone che mi chiedono: ma che scala mi consigli? Io ho poco spazio, devo fare il plastico che ne so nella cantina piuttosto che nel sottoscala, o magari addirittura voglio nasconderlo sotto il letto. Ecco, queste sono tutte opzioni che potete scegliere in base appunto anche agli spazi, e questo incide anche molto dal punto di vista dell'investimento, perché capite benissimo che se dovete fare il plastico all'interno di una valigetta 24 ore, o comunque dovete fare un plastico da nascondere sotto il letto, o comunque da nascondere dietro l'armadio, o comunque da mettere su uno scaffale, ha un prezzo ovviamente molto molto basso e contenuto. E ovviamente invece se dovete fare un plastico classico da tenere nel vostro magazzino, nel vostro solaio o nel vostro garage, i prezzi cominciano a ovviamente notevolmente ad alzarsi. Come dicevo, ovviamente non solo il discorso spazio ma anche il discorso scala, perché non c'è, molti credono che ci sia differenza tra scala N, scala Z e scala K0 o scala G, perché uno dice vabbè, più piccolo spendo meno. No, non è così, anzi vi posso garantire che più piccolo spendete di più. Quindi non è un'opzione come dice vabbè, faccio scala N perché mi costa meno, assolutamente no. Purtroppo il prezzo di, faccio un'ipotesi, una locomotiva in scala Z può aggirarsi anche intorno ai 300 euro, perché stiamo parlando di sistemi, di meccanismi e di elettronica e di componentistica molto molto dettagliata, molto particolare, e ovviamente il prezzo aumenta. La scala che vi può dare sicuramente più scelta per quanto riguarda sia la scelta dei rotabili che per quanto riguarda la possibilità di trovare materiale soprattutto italiano è la scala H0, la scala 1.87, che riesce a soddisfare le esigenze di tutti. Quindi quella è la scala che posso ovviamente suggerire a tutti inizialmente, ma di questo ne parleremo al quarto episodio, dove parleremo proprio del dettaglio di scale, ambienti eccetera. Oggi volevo parlare appunto di come iniziare, come cominciare a riflettere man mano che vi aspettate le 2, le 3, la quarta puntata, in modo da cominciare a far girare nella vostra mente e farvi capire quello che potrete spendere, quello che vi spetta insomma nei prossimi mesi, da quando comincerete, da tirar fuori. Il consiglio che posso darvi inizialmente è quello anche di non farvi prendere dall'inganno di andare a finire a fare le raccolte, quelle dell'edicola, quelle editoriali tipo De Agostini. Ho fatto anch'io un'esperienza per testarla e posso dirvi che è una gran perdita di tempo, non solo di denaro ma di tempo, e ovviamente vi danno del materiale veramente scarsissimo. Quindi è sempre meglio spendere di più, anche un po' alla volta, ma avere comunque la qualità in casa, non vi portate immondizia e avete del materiale che vi durerà nel tempo, ok? La scala K0 oltretutto è una scala che vi permette di avere accesso anche a dei piccoli pacchetti iniziali con all'interno locomotive e gestionali di comando anche in digitale, con delle cifre veramente basse, abbordabili, insomma accessibili a tutti, ok? Potete comprare uno Star Set a partire da 199 euro a salire, e vi ricordo anche che potete fare queste spese anche un po' alla volta, quindi se avete intenzione di cominciare con uno Star Set potete benissimo mettervi da parte mese per mese delle piccole cifre e poi arrivare a comprarvelo, quindi col tempo potete farlo. Ma potete anche evitare il discorso Star Set, perché io non sono mai stato favorevole al discorso Star Set. Lo Star Set secondo me è un buon inizio per coloro che hanno veramente grandi dubbi, ma per chi ha capito e vuole veramente cimentarsi nel mondo del fermodellismo è meglio iniziare invece
step by step senza star set, perché lo star set comunque vi ricordo che dentro c'è sempre del materiale di base, diciamo molto basico iniziale, fatta eccezione ovviamente di star set da 500-600 euro, che è un mondo a sé. Però dipende sempre anche dove volete arrivare, quindi questo mi riferisco a quelli che hanno sia tanto budget che quelli che hanno poco budget da spendere, nel senso bisogna capire come volete affrontare questo mondo del fermodellismo. L'ho detto spesso in alcuni commenti, mi sono trovato a discutere con alcuni dei miei fan che mi seguono in maniera ovviamente molto civile, ci siamo messi un po' a discutere su argomenti del tipo ma il modellismo vuol dire la rappresentazione della realtà in scala. D'accordissimo, quindi chi fa modellismo ovviamente diciamo che il 99% tende a voler appunto rappresentare ciò che nella realtà siamo abituati a vedere in scala, e ovviamente quando si dice rapportare un'ambientazione in scala vuol dire che quella ambientazione che abbiamo scelto di fare deve effettivamente rispecchiare al massimo la realtà, altrimenti di che cosa stiamo parlando? Ma questo lo dico per quelli che magari sono un po' più spaventati ad entrare in questo mondo, non deve essere un tabù, anzi deve essere invece una sfida con voi stessi del tipo: comincio a divertirmi, quindi comincio a farmi anche un plastico con un pezzo di legno, con un ovale, 4 grammi di erba. Detto così sembra una cosa un po' fuori legge, ma nel senso 4 grammi di erba da stendere su questo prato e far girare il treno e guardarselo, e fine. Perché? Perché è così che si comincia, ok? Quindi cominciate così. I pittori, quelli grandi pittori che hanno cominciato a fare le opere d'arte, hanno cominciato sempre con uno schizzo, con cominciare a mantenere bene il pennello in mano, a capire i colori, come stendere, eccetera, eccetera. Non di certo si sono svegliati una mattina e hanno cominciato a fare delle opere d'arte. Quindi anche per questo mondo, secondo me, il consiglio che posso darvi: non fatevi spaventare dal punto di vista economico, ma soprattutto non fatevi spaventare dal fatto che per forza di cose, per fare un plastico, dovete rappresentare la realtà. No, non funziona proprio così. C'è chi ha questa, diciamo, chiamiamola così, fobia, mettiamolo giù, fobia, ma c'è anche chi, adesso poi vi racconto una cosa molto carina, divertente, e diciamo che c'è invece quello che invece dice: no, io voglio semplicemente comprarmi uno star set da 49,90 euro e metterlo su un pezzo di legno di compensato, anzi magari non meno il compensato, prendo del cartone, quello degli scarti di Amazon, mi faccio un paio di strati, lo metto lì, gli butto un po' d'erba che vado a prendere nel campo di fronte, la frullo col frullatore e gliela metto su. Assolutamente sì. Divertitevi più che potete, perché è così che dovete cominciare. Perché ve lo dico adesso in relazione al fatto che dicevo poco fa, adesso vi racconto questa cosa. Quando avevo il negozio spesso mi ritrovavo, specialmente il sabato, venivano le famiglie a fare acquisti o comunque venivano a fare una sorta di consulenza da me, e li vedevo ovviamente che volevano cominciare. C'era il papà che con la scusa che doveva comprare regalo al figlio, ma diciamo che sostanzialmente erano un po' tutta la famiglia d'accordo a volerlo fare. C'erano quelli che avevano proprio questa grande paura. Queste famiglie ovviamente avevano questo grande timore di cominciare, perché non sapevano, guardandosi attorno, la vetrina che avevo, insomma tutto quello che erano l'esposizione dei treni, o comunque di quello che erano anche gli star set, ovviamente venivano molto attratti dalla bellezza di questi oggetti, ma nello stesso tempo si spaventavano a guardare i prezzi, perché io avevo anche una fascia alta di prezzi, ma c'era anche qualcosa di molto più basso. Però ovviamente uno si fa un'idea che dice: ma cosa sto per cominciare a fare? Ecco, io cercavo sempre di tranquillizzarli per farli cominciare con qualcosa di molto molto alla loro portata, perché cercavo di capire all'interno di questo nucleo familiare qual era diciamo, la loro, in quel momento diciamo, la loro priorità. E spesso vedevo che la priorità era quella o di accontentare il bambino per quel periodo di trip, o comunque dietro c'era proprio una vera e propria passione, magari accantonata nel tempo. Parlo del classico quarantenne, cinquantenne che poi ha ripreso dopo la fase adolescenziale e ha voluto ricominciare, e quindi capisci che già lì stai parlando di una persona che vuole fare qualcosa in più. Allora io dicevo sempre: signori, se non avete le idee ben chiare, divertitevi semplicemente con uno star set alla vostra portata, con dentro magari del materiale tra virgolette di basso, diciamo di bassa o media qualità, dove spendete magari 150 euro, iniziate con l'analogico e vedete che impatto avrete portandovelo a casa, specialmente se si tratta di cercare di invogliare un ragazzo adolescente a cominciare con questa passione, perché non è certo che poi magari piaccia la cosa. E spesso mi sono ritrovato con persone che hanno cominciato
con uno Star Set analogico da 99 euro addirittura, e hanno cominciato così con i classici Star Set. Tra l'altro c'era il periodo in cui mi ricordo che la Marklin, specialmente sotto Natale, tirava fuori degli Star Set di lancio da 59 a 69 euro, adesso non ricordo, ed erano fatti proprio per i bambini, e ne ho venduti tantissimi in quel periodo. Però ricordo benissimo che un buon 10-20% di questi clienti poi tornavano a distanza di mesi e capivi che avevano scelto di andare avanti, e quindi a quel punto avevano capito di aver acquistato qualcosa che era un inizio di base, e dopo hanno deciso di passare alla fase successiva, quella di investire un po' di più. Quindi, per evitare magari di farvi spendere soldi inutili, perché c'è tanta gente che magari ha il trip del momento e poi si rende conto che magari dice no, voglio farcela, e addirittura faccio il finanziamento per comprarmi lo Star Set migliore del momento con la centralina dentro, digitale, sound, bla bla bla, tutto bello, poi vi arriva, lo usate 2 o 3 volte, poi rimane nell'armadio per mesi e non lo usate più, e vi siete accorti di aver speso dei soldi che non vi torneranno più indietro. E questo è uno appunto degli errori mai da fare, specialmente chi mi sta seguendo in questo momento che vuole iniziare a divertirsi. Ecco, badate a questo tipo di scelta, magari anche se avete le idee ben chiare, tra virgolette, e avete anche un budget da spendere, aspettate a fare subito un passo grosso, ma cominciate con piccole dosi, provate a divertirvi e vedete se veramente è quello che stavate cercando. Poi, se è vero, allora fate sempre in tempo ad allargarvi, perché appunto lo Star Set secondo me serve solo e esclusivamente a questo. Potete farlo anche addirittura comprando soltanto dei binari e una locomotiva, semplicemente, e cercare di capire anche in una tratta di 3 metri, facendo muovere il treno avanti e indietro, se quella è veramente la vostra passione. Dico questo perché, ragazzi, questo hobby, questo bellissimo hobby, è un hobby che veramente, comunque, alla fine, anche se decidete di farlo da quelli che hanno grandi possibilità, o che comunque avete una piccola possibilità, avete pochissimo budget, però comunque volete spalmarlo nel tempo, vi consiglio sempre questa tecnica, perché comunque i soldi li spenderete dietro a questo mondo, perché ce ne vogliono veramente tanti, ok? Ora, ovviamente, pian piano arrivo anche a quelli che veramente possono spendere veramente pochissimo, ma ovviamente i risultati saranno ben diversi, perché è ovvio che col cartone non possiamo pretendere di fare cose che possiamo fare col legno. A proposito appunto di legno e cartone, vi ricordo che poi ci saranno dei video dedicati proprio all'utilizzo di materiali, come utilizzarli, come tagliarli e via discorrendo. Poi passiamo anche alla fase, intermedia, quindi a quello che non vuole spendere tantissimo, ma nello stesso tempo ha qualcosa che vuole fare, quindi non si azzarda, e che magari vuole stare molto attento alle spese, soprattutto per quelle che riguarda il materiale appunto di creazione di layout. Quindi il polistirolo, per esempio, è sicuramente uno dei materiali che dà veramente tantissima forza a questo mondo, perché vi permette di lavorarlo anche se non avete grandi capacità e manualità, e vi fa veramente spendere pochissimo, perché il polistirolo costa pochissimo rispetto a un pannello di legno da 1 metro per 50. Vi renderete conto che il peso e il prezzo cambia notevolmente, perché un pannello che trovate in un magazzino anche fai da te lo pagate 2 euro, 1,5 euro, lo spessore, che ne so, da 2 centimetri, e invece il legno, anche della stessa misura che vi ho citato prima, quindi 1 metro per 50 circa, lo pagate anche 40-50 euro. Quindi vedete che c'è un dislivello totale di budget da pensare. Questa scelta ovviamente è data anche dal fatto della vostra manualità, quindi questo non significa che lavorare il polistirolo è talmente semplice che lo fa chiunque. C'è comunque anche lì bisogno di un po' di manualità. Si parla sempre del fatto che il polistirolo lo potete tagliare col taglierino piuttosto che col cutter a caldo, ok? La taglierina a caldo, che ci sono di varie disponibilità, c'è col filo dritto, quello arcuato, ci sono tante, c'è anche il coltello che taglia il polistirolo, ce ne sono di tante tipologie. Però il polistirolo, vi permette, specialmente se dovete fare un plastico piccolo da tenere in casa e soprattutto per la scala N, ve lo consiglio proprio per il fatto che vi alleggerisce tantissimo il lavoro. Se siete giustamente magari insicuri sul fatto che lo muovete e va a prendere gli spigoli del polistirolo, quindi a farlo spaccare, potete magari optare anche per una cornice di legno, quindi un telaio di legno, e incassate all'interno del telaio di legno il vostro pannello di polistirolo e poi lavorate sul plastico sia per la creazione di montagne che tutto il resto, sempre con il polistirolo. Ovviamente il polistirolo è quello che vi permette di avere una via di mezzo di spesa, ma molto comunque ridotta rispetto al legno. Stiamo parlando di una differenza
dell'80-70%, quindi su 100 euro col legno spendete praticamente 15-20 euro col polistirolo, quindi fate questi paragoni e capirete che spendete veramente pochissimo. E poi per andare anche nella fascia quella più bassa, quelli che magari stavano aspettando questo momento, addirittura c'è la possibilità di usare il cartone. Farò dei video del genere, una volta li avevo fatti nel vecchio canale, poi vabbè, lasciamo stare, li avevo tolti, però vi posso garantire che col cartone, addirittura col cartone diciamo di scarto degli imballi, potete fare veramente tanta roba. Col materiale di consumo o comunque materiale di scarto potete fare tantissima roba. Ho fatto, non so se lo trovate ancora, penso ci sia ancora una playlist, non so se c'è ancora, ma credo di sì. Ci dovrebbe essere una playlist nel mio canale dove ho fatto un piccolo diorama con materiale di scarto. Forse c'è ancora, non lo so. Comunque provate a guardare, se la trovo dopo ve la metto sotto. E anche lì ho usato tutto ciò che avevo veramente di scarto per fare un diorama, quindi statico, ok, non dinamico, non in movimento. Però vi posso garantire che, per esempio, se avete un budget veramente zero, vi consiglio l'utilizzo anche del cartone. Voi direte, ma come posso fare col cartone? Assolutamente ce la potete fare e creare anche dei pannelli di cartone molto resistenti, molto robusti. Di questo ne parleremo in un video dettagliato che non rientra nella categoria di questi 4 video, perché sarà successivo a questa serie di 4 video, dove andrò a spiegarvi come farvi un plastico col cartone creando il vostro diciamo pannello. Vi spoilerizzo velocemente. Useremo soltanto cartone di quello tipo da imballaggio, tipo Amazon, e vi posso garantire che con quello riuscirete a crearvi un pannello che manterrà come telaio di base il vostro plastico tranquillamente. Quindi ovviamente questo significa che si parla di cartone e quindi giustamente la spesa quale può essere? Può essere o acquistarvi il cartone, quindi scatole nuove e potreste spendere dei soldi, comunque il cartone ha un prezzo seppur basso, o comunque, secondo me, scelta migliore per chi veramente ha budget zero, può optare per cartoni di scarto, quindi andare fuori dai negozi o fuori dalle abitazioni e trovare tutto il cartone che trovate in giro, raccimolarlo e portarlo a casa. Ovviamente state attenti a prendere del cartone non umido, non bagnato e soprattutto non pieno di scarafaggi. Il cartone ovviamente ha bisogno di essere compattato, quindi deve essere assemblato e questo ovviamente necessita una piccola spesa, quindi colla o comunque colla a caldo o colla Vinavil è la migliore per il cartone, o addirittura la graffettatrice, però vi consiglio per il cartone, la lavorazione del cartone, la colla a caldo perché è molto celere, vi mette insomma in condizioni di lavorare velocemente e meglio e bene. E come ausiliare sicuramente la Vinavil vi dà una mano sul cartone, perché la Vinavil è comunque indicata per carta e cartone al 100%. Col cartone, diciamo, per quelli che iniziano da zero, aspettando l'episodio che farò, sicuramente per chi ha un budget veramente molto basso è l'ideale e possiamo farlo e divertirci lo stesso. Farò dei video su questa cosa, quindi non preoccupatevi, non spaventatevi. E addirittura per chi ha budget zero, nel senso budget proprio base, abbiamo la possibilità di comprare dei binari a basso costo con marche dove ve ne parlerò nel video dedicato proprio alla creazione degli ambienti e le marche da utilizzare. Vi spiegherò lì quali utilizzare come binari in modo da darvi anche lì la possibilità di scegliere delle cose veramente economiche. E anche per quanto riguarda i vostri treni ci sono delle marche che vi metteranno a disposizione dei carri da 9 euro, 10 euro e delle locomotive anche da 50 euro. Quindi c'è la possibilità per tutti per divertirsi in questo mondo. Quindi non abbiate paura, ce la faremo, riusciremo ad accontentare un po' tutti. Quindi, siccome qualcuno tempo fa si era lamentato dicendomi fai video solo per alto livello, io ho detto no, cominciamo a suddividere il carico in 3 livelli in modo che diamo la possibilità a quelli che hanno veramente la possibilità di spendere tantissimo, come quelli che vogliono stare una via di mezzo e quelli che invece vogliono spendere il meno possibile e divertirsi comunque, perché mi sembra ovviamente giusto e lecito poterlo fare. Materiale ce n'è oggi come oggi nel 2023, ce n'è veramente tantissimo, quindi a differenza dei miei anni quando ancora c'era veramente la nicchia assoluta, quindi il modellismo ferroviario era solo ed esclusivamente per ricchi, a parte Lima che poteva fare qualcosa di giocattoloso e che quello ovviamente per quanto mi riguarda non era assolutamente materiale da modellismo. Non mi vogliano gli amatori Lima che ogni volta mi insultano, ma purtroppo Lima non rientra, la Lima, io parlo Lima vecchia data, non rientra assolutamente in quella che è la fascia fermodellistica da quelli che amano
la realtà, il dettaglio, eccetera, eccetera. Un'altra cosa importante da non dimenticare, da non sottovalutare, è la differenza tra quelli che vogliono costruire in plastico, quindi l'argomento di questo video, e i collezionisti. Sono due categorie totalmente distinte e separate, perché chi vuole costruire un plastico sta seguendo questo video ed è entrato nel video giusto, e quindi l'argomento è molto correlato a quello che stiamo dicendo. Quindi chi vuole costruire un plastico può scegliere una base, media o alta scelta di budget da spendere. Per chi invece vuole fare collezionismo, quindi quelli che amano mettersi i treni in casa, adesso anche di qui vi parlo di un dettaglio particolare, ovviamente questo discorso decade automaticamente, perché c'è solo un'unica scelta, cioè budget assoluto, budget da spendere, perché chi fa collezionismo con rotabili molto molto pregiati, quindi addirittura che non appartengono alle classiche marche commerciali che citerò nei prossimi video, ma ci sono addirittura delle marche che non sono molto conosciute che fanno dei treni di altissimo livello che hanno dei prezzi a partire da 600-700 euro, arrivare anche a 20.000 euro. Non sto scherzando, lo so, qualcuno sta dicendo è così, ve lo garantisco, perché sono stato nel settore e ne conosco qualcosa, quindi permettete che vi dica la mia. C'è veramente tanta roba da poter comprare che ha dei prezzi veramente eccessivi. Ma questo è un discorso a sé, non rientra in quello che è l'argomentazione di questo video. Quindi prima di chiudere il video volevo raccontarvi questa storiella molto bella per farvi capire appunto che quando avevo il negozio mi è capitato spesso che veniva qualcuno, c'era un tizio che veniva spesso con il suo borsello a tracollo, e quando veniva tutte le volte stava tipo dentro 2 ore e mi faceva tirare fuori i carri o le locomotive. Lui appoggiava il suo borsello, chiedeva sempre gentilmente di appoggiarlo sul banco, apriva il suo borsello, me lo ricordo ancora, questo borsello in cuoio, e tirava fuori la lente di ingrandimento e cominciava piano piano a mettersi i guanti, aveva i suoi guanti, e cominciava a guardarsi il modellino appoggiato lì sul binario. Io lo mettevo sul banco prova, lui si metteva lì con la sua lente, se lo guardava, se lo girava, se lo rigirava, me lo faceva muovere avanti e indietro, mi faceva accendere le luci, sentire il sound, tutto quanto. Questo era il classico acquirente con budget molto alto, perché comunque, a prescindere dal tempo che dedicavo a lui per la vendita, lui comunque comprava, e quando comprava tanta roba e spendeva tanto. Questo non vuol dire che però da me venivano anche persone che potevano spendere veramente poco, e io gli dedicavo tantissime ore lo stesso a spiegargli, come sto facendo io adesso con voi, anche se prima avevo ovviamente facevo questa cosa proprio perché aveva un ritorno, nel senso che cercavo di spingere anche a chi stava per cominciare a entrare in questo mondo, per far sì che poi tornasse. Quindi dicevo sempre di spendere meno ma venire di più, e questo andava anche a mio vantaggio che facevo il commerciante. Ora che non faccio più il commerciante potrei anche fregarmi, ma invece, siccome è un settore che amo e secondo me è un settore che sta morendo, anche se ha avuto un piccolo boom in questi ultimi 10 anni dove grazie al digitale si è aperto un mondo, ma vedo che comunque, da quello che ho sentito dai miei amici che sono ancora nel settore, c'è comunque grande crisi nel settore, perché non ci sono giovani e c'è poca cultura, e questo solo esclusivamente per la nostra nazione Italia, anche se ho sentito la Germania, anche lì un po' la cosa si sta sentendo. Molti pensionati, molte persone ultra cinquantenni che sono ancora dentro, ma molti di loro ovviamente col tempo lasciano il pianeta, quindi tutto ciò va a sciamare. Quindi speriamo di poter invogliare attraverso questi video anche i giovani, specialmente ragazzi di oggi che hanno poche possibilità in un paese come il nostro, come l'Italia, dove c'è poca possibilità in questo momento, ma speriamo che con questi video di riuscire a invogliare anche a quei ragazzi, adolescenti che magari in questo momento mi stanno guardando, e di fargli tirar fuori quella creatività che avete dentro, anche spendendo veramente poco, anche facendolo con fogli di carta o cartoncino, e divertirvi comunque. Questo non deve farvi dimenticare che comunque il modellismo è un gioco, quindi la prima cosa che dovete pensare è giocare, divertirvi, e poi tutto il resto viene dopo. Per adesso io mi fermo, perché credo di avervi forse tolto un sacco di tempo. Adesso non ho idea di quanto ho registrato, farò dei tagli dove trovo cose noiose, e vi ricordo che ci sarà il secondo episodio dove andremo appunto a parlare di quale marche scegliere per la costruzione dei plastici, il terzo episodio quale marche scegliere per l'acquisto dei treni,
e poi anche dei binari, e poi ovviamente l'ultimo episodio sarà quello come scegliere le ambientazioni, le epoche, la scala e dove fare il nostro plastico. Quindi concluderemo questa serie per poi partire con una nuova serie dove parleremo poi appunto di non solo budget altissimo ma anche di budget zero, facendovi vedere delle piccole tecniche per crearvi layout con spese veramente quasi lo zero. Spero di avervi divertito almeno. E niente, che dirvi, spero che questo video abbia portato nuovi acquirenti in questo canale, quindi se così fosse iscrivetevi al canale attivando la campanellina, lasciate un like, condividetelo nei vostri siti. Se c'è qualcuno che vuole sponsorizzarsi in questo canale e vuole insomma sfruttare la mia visibilità e ha delle cose da proporre, lo faccia scrivendomi qua sotto. Ci sono tutte le possibilità di questo mondo, sicuramente è una cosa che può dare vantaggio a questo canale, anche perché questo è un canale solo a scopo di intrattenimento hobbistico e di divertimento per entrambi. Niente, ci vediamo al prossimo episodio, pochi giorni arriva, e niente, grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao!